Chi sta per entrare in un gabinetto fisso si levi i tefillin a una distanza di 4 ammot dal gabinetto, li ponga su una finestra vicina al dominio pubblico e poi entri, cioè una finestra che dava sulla strada, sul dominio pubblico. Quando esce dal gabinetto si allontani di 4 ammot prima di rimetterseli. Queste sono le parole della scuola di Shammai. Buongiorno, oggi facciamo un video un pochettino diverso dal solito, nel senso che vi leggerò alcune pagine del Talmud con un duplice obiettivo. Il primo è quello di far vedere come quando Gesù discuteva con i maestri farisei non è che stesse conducendo una operazione particolare, un'operazione speciale, cioè che lui fosse una persona diversa che metteva in discussione la legge farisaica, ma non faceva altro che fare tutto ciò che facevano i suoi colleghi rabbi farisei, che era discutere tra di loro. In queste pagine che vi leggerò sono citati i pareri di almeno una trentina, quarantina di rabbi farisei, pareri anche contrastanti, proprio perché era il loro metodo di studio e quindi Gesù non si discostava assolutamente da quello. Eviterò di leggere i nomi perché ci sono dei nomi anche molto lunghi e tanto a noi non dicono nulla perché non li conosciamo, quindi. E il secondo obiettivo è quello di far vedere la differenza sostanziale tra la elaborazione teologica cristiana fatta sui versetti della Bibbia e invece la elaborazione particolaristica, concreta, materiale che i maestri ebrei davano ai versetti della Bibbia perché avevano a loro volta uno scopo, quello di comprendere esattamente ciò che voleva Yahweh quando dava degli ordini, eseguirli alla perfezione senza commettere il minimo errore, questo per far sì che nell'ambito di quel patto che avevano stabilito con il loro governatore, se loro facevano esattamente la loro parte, lui avrebbe fatto la sua, che era quella promessa di mettere Israele al di sopra di tutte le nazioni. Quindi vi leggerò alcune pagine e se avete la pazienza, la voglia di ascoltare, giusto per capire qual è la profondità del livello ma concreto che utilizzavano per interpretare appunto la Bibbia. Ho scelto un argomento che è un po' crudo, francamente, può essere anche per alcuni sgradevole, magari me ne scuso, ma è proprio per trasmettere questo concetto della concretezza assoluta con la quale ragionavano sui versetti della Bibbia e metterla in raffronto con invece le fantasie delle elaborazioni teologiche e spiritualiste del cristianesimo che andavano ben oltre ciò che la Bibbia diceva, quasi alle volte come se la Bibbia non fosse stata scritta. E allora cominciamo. Hanno insegnato i nostri maestri in una baraità. La baraità sarebbe un insegnamento al di fuori della Mishnah, cioè della raccolta della tradizione orale. Hanno insegnato i nostri maestri in una baraità. Chi deve fare i propri bisogni non cominci a pregare. Se ha pregato la sua preghiera è cosa abominevole. Disse Rav, e c'è chi dice che l'abbia detto un altro maestro, hanno insegnato questa regola solamente per quanto riguarda qualcuno che non riesca a trattenersi, ma se può trattenersi, la sua preghiera è una preghiera valida. E per quanto deve essere in grado di trattenersi? Nella risposta dice un maestro: il tempo che ci vuole per percorrere a piedi la distanza di una parsà. Questo tempo è esattamente di 72 minuti, quindi pensate che precisione. C'è chi insegna questa precisazione come parte della baraità stessa. Per quale caso sono state dette queste parole? Nel caso in cui non riesca a trattenersi.
ma se può trattenersi la sua preghiera è una preghiera valida. Per quanto tempo deve essere in grado di trattenersi? Ripeto, dice un altro maestro, il tempo che ci vuole per percorrere a piedi la distanza di una parsà. Disse Rabbì a nome di un altro Rabbì, chi deve fare i propri bisogni non comincia a pregare, poiché è detto, e qui citano un versetto della Bibbia ed è a questo a cui faccio riferimento quando parlo di concretezza materiale del tentativo di capire e di spiegare i versetti della Bibbia, dice chi deve fare i propri bisogni non comincia a pregare, poiché è detto in Amos 4:12, preparati Israele a incontrare il tuo Dio. Pensate a che cosa lo riferisco. E disse ancora Rabbì a nome di un altro Rabbì. Qual è il significato del versetto che dice bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio? Si trova in Coelet, capitolo 4. Bada a te stesso affinché non pecchi, ma se comunque dovessi commettere un peccato, porta un sacrificio davanti a me, cioè davanti al Signore. Disse Ravà per spiegare il versetto, sii pronto ad ascoltare le parole dei saggi, poiché loro, se commettono un peccato, portano un sacrificio e si pentono, anziché offrire un sacrificio di stolti, a continuazione del versetto del libro di Coelet, capitolo 4. La spiegazione di questa parte del versetto è non essere come gli stolti che peccano, portano un sacrificio, ma non si pentono. Disse il Signore benedetto, non sanno distinguere questi stolti tra il bene e il male, eppure portano un sacrificio davanti a me. Un Rav dice, e c'è chi dice che fosse un altro Rav invece a dirlo, dice ascoltate bene, il significato del versetto bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio preso da Coelet, il significato è in realtà bada ai tuoi orifizi nel momento in cui stai in preghiera davanti a me. E in nota si dice che l'espressione i tuoi passi è un eufemismo per i tuoi orifizi e cita anche altri versetti in cui si richiamerebbe questo significato. Hanno insegnato i nostri maestri in una baraità. Chi sta per entrare al gabinetto si levi i tefillin a una distanza di 4 ammot dal gabinetto e poi entri. I tefillin sono contenitori cubici di pelle all'interno dei quali erano contenute delle piccole pergamene con sopra dei versetti della Torah e la distanza di 4 ammot è più o meno una distanza di 2 metri perché l'ammot era in realtà un cubito e il cubito aveva una distanza variabile tra i 40 e i 50 centimetri, quindi addirittura prevedono la distanza spaziale. Quindi chi sta per entrare al gabinetto si levi i tefillin a una distanza di 4 ammot dal gabinetto e poi entri. E la nota dice i gabinetti di cui si parla qui erano nei campi e in superficie non scavati nel suolo. Disse Rav a nome di un altro Rav, non hanno insegnato così altro che riguardo a un gabinetto fisso e per gabinetto fisso si intende un posto che è già stato usato come gabinetto e che contiene escrementi. Ma se si tratta di un gabinetto provvisorio, cioè quindi un posto che non è mai stato usato come gabinetto e quindi non contiene escrementi, si possono levare i tefillin e fare i propri bisogni immediatamente senza doversi allontanare di 4 ammot, cioè di quei 2 metri. Quando esce dal gabinetto si allontani di 4 ammot prima di rimetterseli, poiché usandolo lo ha reso un gabinetto fisso. Fu loro chiesto qual è la regola riguardo una persona con indosso i tefillin che sta per entrare in un gabinetto fisso per urinare. Ravinà gli permette di entrare, ma un altro Rav glielo proibisce. Posero questa domanda a un altro Rav, disse loro, gli è vietato poiché si teme che defechi con essi indosso.
C'è chi dice che si teme che emetta flatulenze con essi indosso e si dice in nota, secondo alcuni, il divieto di entrare in un gabinetto con i tefillin indosso riguarda solo il caso di un gabinetto fisso, mentre entrare in uno provvisorio è lecito. Preciso che la traduzione che sto leggendo è la traduzione fatta dagli ebrei, quindi siamo assolutamente tranquilli. È stato insegnato in un'altra baraità. Chi sta per entrare in un gabinetto fisso si levi i tefillin a una distanza di 4 ammot dal gabinetto, li ponga su una finestra vicina al dominio pubblico e poi entri, cioè una finestra che dava sulla strada, sul dominio pubblico. Quando esce dal gabinetto si allontani di 4 ammot prima di rimetterseli. Queste sono le parole della scuola di Shammai, mentre la scuola di Hillel dice invece li tenga in mano e poi entri nel gabinetto. Un rabbi dice li tenga sotto i suoi vestiti e poi entri. Si può davvero pensare che li possa tenere sotto i suoi vestiti? E se qualche volta si dimentica di averli e gli cadono da sotto i vestiti? Piuttosto di così, li tenga sotto i vestiti con la mano ed entri. Oppure un altro rabbi dice li ponga nei buchi nel muro vicino al gabinetto, ma non li ponga nei buchi vicino al dominio pubblico, per il rischio che i passanti se li prendano e rischi di essere sospettato a causa di ciò di comportamento immorale, addirittura comportamento immorale perché aveva messo i tefillin, cioè questi contenitori, in un posto a rischio. Infatti ci fu un episodio in cui uno studente lasciò i suoi tefillin nei buchi vicino al dominio pubblico, passò di lì una prostituta e se li prese. Andò poi all'accademia e disse: guardate cosa mi ha dato il tal dei tali come pagamento. Quando quello studente sentì ciò che era successo, salì in cima al tetto, cadde e morì. In realtà in nota si spiega che quel ragazzo si è buttato volontariamente in preda alla disperazione per l'errore che aveva commesso. Pensate che errore e pensate quanto possa importare a un Dio spirituale dove sono posati certi oggetti in cui sono contenute queste piccole pergamene. A quel punto stabilirono, cioè dopo questo fatto, la regola di tenere i tefillin sotto i vestiti e con la mano e di entrare con essi al gabinetto. Hanno insegnato i nostri maestri in una baraità. All'inizio la gente metteva i tefillin nei buchi vicino al gabinetto, però venivano i topi e li prendevano. Perciò stabilirono di metterli nelle finestre vicino al dominio pubblico. Però poi venivano i passanti e se li prendevano. Perciò stabilirono di metterli in mano e di entrare al gabinetto con essi. Disse Rabbi, figlio di Rabbi, eccetera, la regola è che si devono avvolgere nei lacci come un rotolo e poi tenerli con la mano destra all'altezza del cuore mentre si fanno i propri bisogni. Anche perché questi tefillin venivano legati con dei lacci sulla fronte e sul braccio sinistro all'altezza del cuore. Disse Rav a nome di un altro Rav: si può fare così, ma a condizione che il laccio non esca fuori dalla mano di un tefach. Il tefach è la distanza che coprono le 4 dita unite, circa 8-10 centimetri. Pensate che livello di precisione, ancora una volta precisione, ripeto, materiale, arrivavano per definire la correttezza del comportamento nei confronti di Yahweh, per non profanare assolutamente questi oggetti che erano sacri. Disse Rabbi a nome di un altro rabbì: non hanno insegnato di avvolgere i tefillin nei lacci e di entrare al gabinetto con essi, altro che nel caso in cui ci sia ancora tempo nella giornata per indossarli dopo essere usciti dal gabinetto. Ma se dopo essere usciti dal gabinetto non si avrà più tempo per quel giorno per indossarli, allora si faccia una sorta di borsa per loro
delle dimensioni di un tefach e li si mettano in essa. Disse Bar a nome di un altro maestro: quando qualcuno si toglie i tefillin per entrare nel gabinetto, li avvolga nei lacci come un rotolo e li tenga in mano all'altezza del cuore mentre si trova al gabinetto. Di notte, invece, faccia una sorta di borsa per loro delle dimensioni di un tefach e li mettano in essa. Disse un maestro: hanno insegnato di fare una borsa delle dimensioni di un tefach solo se si tratta di un contenitore fatto apposta per i tefillin naturalmente, ma se si tratta di un contenitore che non è fatto apposta per i tefillin, allora può fare anche una borsa di dimensioni più piccole di un tefach, cioè di questa distanza. Disse un maestro: sappi che è così, perché i contenitori piccoli di terracotta di dimensioni inferiori a un tefach possono rendere un oggetto al loro interno immune dall'impurità, anche se si trova sotto lo stesso tetto di un cadavere. Disse un maestro: quando seguivamo Rabbi Yochanan per imparare dal suo comportamento, osservammo che quando doveva entrare al gabinetto, se aveva in mano un libro di Haggadah. Haggadah è la parte non legalistica, diciamo, della letteratura ebraica, quella che contiene racconti, parabole, indicazioni, aneddoti, eccetera. Quindi quando doveva entrare al gabinetto, se aveva in mano un libro di Haggadah, lo dava a noi per tenerglielo mentre era in bagno. Se però aveva in mano i tefillin, non ce li dava e diceva: visto che i maestri hanno permesso di portarseli con sé al gabinetto, lui li portava. Ci sono pagine e pagine su questo tema, io ovviamente ve le risparmio e vado a leggervi ancora la questione della recita dello Shema, che sarebbe la preghiera più importante per gli israeliti, sempre tornando a quel tema che vi ho detto prima, che può essere sgradevole per alcuni e me ne scuso, ma dà l'idea appunto della concretezza materiale con cui questi maestri si accostavano alla Bibbia nel tentativo di comprenderla. Un Rav pensa come ciò che insegnò un altro Rav, poiché questo Rav disse: la Torah ha proibito la recitazione dello Shema o della Amidah, un'altra preghiera fatta di benedizioni, solamente di fronte al flusso di urina, e ciò è conforme a un insegnamento di Rabbi eccetera, poiché questo Rabbi evidenziò una contraddizione. In un versetto è scritto in Deuteronomio: avrai un posto fuori dall'accampamento e lì uscirai per fare i tuoi bisogni. Perché Yahweh in quel passaggio del Deuteronomio diceva che si era stufato, quando camminava nell'accampamento del deserto, di calpestare i loro escrementi. Pensate Dio di che cosa si preoccupava o quanto fosse spirituale questo Dio, che era infastidito di trovare sulla sua strada, mentre camminava tra le tende, di trovare gli escrementi degli israeliti. Quindi, poiché è scritto in un versetto: avrai un posto fuori dall'accampamento e lì uscirai per fare i tuoi bisogni, siamo in Deuteronomio 23, senza menzionare di ricoprirli. E nel versetto successivo è scritto: e avrai un piolo e ricoprirai le tue feci. In che modo si spiega la contraddizione? Qui, nel secondo versetto, si parla di feci, mentre nel primo versetto si parla di urina. Vediamo quindi che dal momento che non c'è l'obbligo di ricoprire l'urina, la Torah non ha proibito la recitazione dello Shema o della Amidah di fronte a urina, se non nel caso ci si trovi davanti il flusso dell'urina. Da questo insegnamento si può derivare che se invece l'urina è caduta a terra, sarebbe permesso pregare vicino a essa, secondo la Torah,
ma sono i maestri che hanno decretato un divieto su di essa. Cioè, accanto alla Torah scritta c'era la Torah orale, cioè tutta quella elaborata dai maestri nel corso dei secoli, oltre a quella che sarebbe tradizionalmente, ma non è così, ma sarebbe stata scritta da Mosè. Quindi sono i maestri che hanno decretato un divieto su di essa. Tuttavia i maestri hanno decretato un divieto solo se si è sicuri che sia urina, mentre non hanno decretato un divieto su qualcosa su cui si è in dubbio se sia urina. E nel caso in cui si è sicuri che sia urina, per quanto tempo deve rimanere per terra per proibire ancora la preghiera di fronte a essa? Disse un Rav a nome di un altro Rav, fin tanto che è abbastanza bagnata per inumidire qualsiasi cosa la tocchi, fin tanto che la sua traccia è distinguibile. Ora, se riguardo gli escrementi, Rav a nome di Rav disse: una volta che la loro superficie è incrostata, è permesso pregare di fronte a loro. C'è forse bisogno di chiedersi se Rav permetta la preghiera di fronte all'urina che si è già seccata? Gli disse un Rav: cosa hai visto per appoggiarti a questo insegnamento detto a nome di un altro Rav? Appoggiati invece a quest'altro insegnamento. Gli escrementi, anche se sono secchi come la terra cotta, sono proibiti, per cui non è permesso pregare vicino a loro. Vedete quante sono le discussioni che facevano, quindi quelle, ripeto, quelle di Gesù erano assolutamente normali. Non dobbiamo pensare che lui fosse da questo punto di vista un maestro speciale, un maestro che voleva stravolgere la legge, si poneva contro i maestri farisei, ma non faceva altro che partecipare alle discussioni con i suoi colleghi, chiamiamoli pure così. E qual è la definizione di escrementi secchi come terracotta? Cioè si ponevano delle domande veramente particolaristiche. Disse Rabbà a nome di Rabbi, eccetera, fin tanto che se li si gettano per terra non si sgretolano. E c'è chi dice una versione diversa di questo insegnamento. Fin tanto che se li si fanno rotolare per terra non si sgretolano. Qual è la conclusione riguardo a questa questione? Quando si verifica che l'urina e gli escrementi perdono il loro effetto di impedire la preghiera, è stato detto riguardo a escrementi sgretolabili come terracotta. E un Rav disse: sono proibiti, per cui non è permesso pregare vicino a essi. Mentre un altro maestro disse: sono permessi, per cui è lecito pregare vicino a essi. Disse un altro maestro: la legge è che gli escrementi secchi come terracotta sono proibiti e l'urina impedisce la preghiera fin tanto che è abbastanza bagnata per inumidire qualunque cosa la tocchi. Si obietta con una baraità: fin tanto che è abbastanza bagnata per inumidire qualsiasi cosa la tocchi è proibita. Una volta che è assorbita dal terreno o si è asciugata è permessa. Non sembra forse da questa baraità che assorbita e asciugata siano termini analoghi? Di conseguenza, così come nel caso di urina asciugatasi si parla di urina la cui traccia non è più visibile, anche nel caso di urina assorbita si parla di urina la cui traccia non è più visibile. Ciò implica che se invece si tratta di urina la cui traccia è visibile, essa sarebbe ancora proibita, anche se non è più bagnata tanto da inumidire qualcosa che la tocchi. Diciamo che sull'argomento c'è una disputa fra Tannaim, abbiamo già detto prima chi sono, poiché è stato insegnato nella seguente baraità: un recipiente da cui è stata rovesciata fuori dell'urina è proibito recitare la lettura dello Shema di fronte a esso. Per quanto riguarda l'urina stessa che è stata rovesciata, se è assorbita è permesso, ma se non è assorbita è vietato. E un rabbi dice: fin tanto che è abbastanza bagnata per inumidire qualsiasi cosa la tocchi è proibita. Qual è la definizione di assorbita e quale di non assorbita
che ha menzionato il primo maestro della Baraità citata? Se diciamo che assorbita significa che l'urina non è più abbastanza bagnata per inumidire qualcosa che la tocchi, che implica che se invece si tratta di urina che non è più bagnata, ma solo la sua traccia è visibile, allora è permesso pregare vicino a essa. Tale interpretazione della Baraità non avrebbe senso, perché l'opinione di Rabbi, eccetera, sarebbe la stessa del primo maestro della Baraità. Bensì dobbiamo dire che con assorbita si intende urina la cui traccia non è più visibile, e con non assorbita si intende urina la cui traccia è ancora visibile. E su ciò un rabbi viene a dire: è vietato pregare vicino all'urina solo fin tanto che è abbastanza bagnata per inumidire qualcosa che la tocchi, che implica che se invece si tratta di urina che non è più bagnata, ma solo la sua traccia è visibile, allora è permesso pregare vicino a essa. L'interpretazione corretta della Baraità è che secondo tutti, sia il primo maestro che l'altro, è vietato pregare vicino all'urina solo fin tanto che è abbastanza bagnata per inumidire qualcosa che la tocchi, e che se invece si tratta di urina che non è più bagnata ma solo la sua traccia è visibile, allora è permesso pregare vicino a essa. Il Talmud sono una sessantina di volumi come questo ed è fatto tutto di discussioni di maestri che commentano tra di loro la cosiddetta Torah orale, cioè l'insegnamento che non è stato messo per iscritto, e quindi volevano discutere, ritenevano fosse fondamentale discutere per arrivare ad una conclusione la più vicina possibile a quella che poteva essere la verità, per mantenere la assoluta purità nel compimento delle azioni, così come leggendo la Bibbia comprendiamo perché viene detto espressamente, che tutta la cosiddetta liturgia, cioè tutti i sacrifici, tutti gli atti che dovevano compiere i sacerdoti, dovevano essere assolutamente perfetti. Tra l'altro questo l'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato, per esempio, dei sacrifici che facevano i romani. L'importanza era la perfezione dell'atto che doveva essere compiuto. Questo ci dà l'idea della differenza tra quello che era il rispetto e la comprensione e l'applicazione delle azioni per mantenere la purità e per accontentare le divinità, ed erano tutte azioni che avevano una materialità assoluta al punto tale da dedicare, come abbiamo visto, decine di pagine ad argomenti che per noi sarebbero assolutamente banali, pensando alla spiritualità di Dio, ma sappiamo che tra i non ebrei e gli ebrei ci sono delle differenze fondamentali, perché l'ebraismo, oltre a essere giudaismo inteso come religione, l'ebraismo è proprio un modo di essere, mentre la Chiesa cristiana si è avviata lungo un'altra strada che ha portato alle elaborazioni di cui abbiamo già parlato molte volte e continueremo a parlare. Ciao a tutti, grazie e alla prossima.